Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, e l'evoluzione karmica del prossimo trimestre. Abbiamo la carta del Papa, amici del Toro. È una carta che effettivamente parla di studi di tipo spirituale, magari teosofico. È una carta che fa riferimento a una guida, quindi magari potrebbe essere una guida a cui voi vi rivolgerete, o per qualcuno potrebbe anche essere il trasformarsi in una guida. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare anche l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione c'è anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono i link per i videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere l'energia del prossimo trimestre che parte con un 6 di bastoni. Abbiamo la morte, un 6 di spade, un 8 di pentacoli, un 5 di bastoni, un fante di pentacoli, re di scusate, re di pentacoli e matto. Ok, adesso andiamo a vedere l'energia carta per carta, poi guardiamo il messaggio finale, quello generale. Ok, partiamo da questo 6 di bastoni. Sento che rappresenta come un momento di gloria, un momento dove c'è stato un riconoscimento. Ricordate che il 6 di bastoni è un po' l'arcano minore del Papa a livello di energie, come se ci fosse stato un riconoscimento, un raggiungimento di qualche risultato. Per qualcuno fa riferimento magari alla fine di un percorso di studi piuttosto che a una promozione. Andiamo a vederlo. Sole e 10 di spade. Voglio una carta per il sole. 6 di spade che avete già qui. Voglio andare a vedere anche la morte. È come se con questo 6 di bastoni qualcuno finalmente fosse riuscito ad uscire da una certa zona poco chiara o comunque stesse iniziando ad uscire da una zona poco chiara. Diciamo che può anche essere riferito al fatto che qualcuno avesse sempre bisogno di una conferma dall'esterno e all'inizio del periodo di quando vedrete la lettura, perché la lettura è senza tempo, è atemporale, vale 3 mesi da quando la guardate, ho quest'idea che ci sia, se vogliamo, bisogno, ehm, è come se ci si sentisse meglio se fossero gli altri
a dare un valore a noi stessi. Per qualcuno sento che è la fine di una fase, tra virgolette, infantile. Soprattutto se siete giovanissimi, io ho la sensazione che sia la fine dell'adolescenza, ecco. Con questa morte, che è spiegata da un 5 di spade, da un 8 di pentacoli e da un 9 di pentacoli, credo che perché avete due 6 di spade qui e la morte, e il 10 di spade che è l'arcano minore della morte, è come se si dovesse fare qualche tipo di taglio. Ripeto, è come passare dalla parte infantile, se vogliamo, che è quella zona dipendente di noi, a un qualche cosa di più indipendente. Magari non sapete ancora bene come fare. Per qualcuno si tratta di diventare capi di se stessi, passare dal lavoro dipendente al lavoro indipendente, fare come un salto. Ed è un po' la stessa cosa che dicevo anche prima, perché quando si è adolescenti, bambini, no? Si è dipendenti dagli adulti, però anche nel lavoro dipendente si è dipendenti di qualcun altro. Quindi è come uscire dalla zona di dipendenza per passare a qualche cosa di proprio. L'otto di pentacoli è un'altra energia che si ripete. Adesso andiamo a vedere il 6 di spade. Guardate, fante di pentacoli, che si ripete anche questo. È come se doveste imparare a creare una nuova realtà. Prima un nuovo modo di pensare. Con il 6 di spade è come se aveste bisogno di allontanarvi da un'idea di sofferenza, da un'idea infantile, se vogliamo, di sofferenza della vita e prendere potere della vostra vita. Qui probabilmente con questa morte 10 di spade si fa fatica a lasciare, diciamo, una zona che si pensa protetta, che si pensa una zona di comfort. E tranquillamente può essere un modo di pensare, cioè io penso che il lavoro dipendente mi dia la serenità. In realtà mi dà probabilmente la tranquillità di avere un ingresso fisso, però mi limita anche perché quello arriva e quello mi devo far bastare per tutto, anche per i capricci. Quindi in realtà è un po' limitante questo tipo di idea. Bisogna vedere sempre per ognuno di noi che cosa è più importante. Se avere una sicurezza finanziaria, anche se minima, che mi permetta la sopravvivenza, o se rischio, metto in gioco me stesso, magari con questi due fanti di pentacoli ci potrebbe essere come l'inizio di un nuovo percorso di studi. Anche questo può essere un percorso di... È come se qui ci fosse una maestria e qui iniziaste una specializzazione, per capirci. Perché anche l'otto di coppe è una carta di ricerca spirituale. Andiamo a vedere un po' l'otto di pentacoli. Re di spade e mago. Guardate, io ve lo dico, secondo me qualcuno inizierà un nuovo percorso di vita nel prossimo trimestre. Si tratterà di non aspettare più riconoscimento degli altri, di farvi un lavaggio del cervello. Qui c'è, anzi, datemi una carta per il 5 di spade. Regina di pentacoli. Credo che qualcuno abbia poca fiducia in se stesso o in se stessa. Però è anche vero che avete un re di spade. Di nuovo, qui ci potrebbe essere qualcuno a cui voi vi appoggiate, potrebbe anche essere il vostro insegnante, per esempio. Però sento che un nuovo lavoro inizia, una nuova strada inizia, un nuovo modo di vivere la vita. Per qualcuno si potrebbe trattare di cambiare la routine. Questo potrebbero essere delle questioni legate all'alimentazione. Migliorare l'alimentazione. Sapete che il modo in cui
ehm, o meglio, quello che introduciamo nel nostro corpo crea una chimica specifica. Ok, quindi se si introduce per esempio tanto zucchero, questo va ad influire anche sul morale delle persone. Il mago è una carta di forte, forte, forte inizio. Io credo, perché poi guardate, terminiamo con un re di pentacoli e la carta del mago. Di nuovo, due carte che mi parlano di ordine, di qualcuno che sa gestire il proprio spazio. E qui abbiamo due carte che mi parlano di inizi. Andiamo a vedere un attimo il 5 di bastoni. La la! 7 di spade e torre. Come se ci fosse un conflitto interno. Sì, voglio, ma non voglio. Ho una guida, potrei, ma c'è qualche cosa che devo lasciare indietro. Uno dei compiti a livello personale che dovrete affrontare nel prossimo trimestre è imparare a lasciare andare. Lasciare andare i pensieri, quindi quando siete in quei momenti dove continuate a pensare, proprio distrarre la mente, fare quelli che vengono chiamati agguati, cioè spaventarvi da soli e dire alla mente: ok, no, vabbè, facciamo qualche cos'altro. Potrebbe essere un allontanarsi, come vi dicevo prima, dalla zona di comfort, da un lavoro, da una situazione, da un qualche tipo di quotidianità. Probabilmente vi rivolgerete a un maestro o potreste trovare ispirazione in qualcuno che quando di solito viene fuori il Papa non è detto sia per forza un maestro spirituale di tipo classico come noi lo immaginiamo, no? Può anche essere un libro che vi guida o che vi fa scattare quel qualche cosa che vi fa allontanare dalle vostre credenze limitanti, dai vostri pensieri castranti, dal vostro critico interiore. Andiamo a vedere questo fante di pentacoli. 4 di coppe. 3 di bastoni. Ah, 3 di bastoni e carro. Qui secondo me la situazione di questo pensiero, questo modo di pensare è dovuto al posto in cui siete. Però qui con il carro e il matto ci potrebbe essere uno spostamento che effettivamente può dar seguito a una nuova espansione, a una nuova abbondanza con questo re di pentacoli. Diciamo che finché siete lì, fate una cosa, fatemi vedere il 7 di spade. Finché siete nella zona in cui siete è come essere un po' incastrati. Allora, il 7 di spade è spiegato da un 8 di bastoni e la torre da un 9 di bastoni. Sapete, io credo che siate voi che non abbiate dati sufficienti per fare questo cambio in modo sereno. Cioè qui c'è un 9 di bastoni. Potrebbe essere che qualcuno a un certo punto si arrenda e che da lì sì che inizi qualche cosa di nuovo. Diciamo che l'inizio lo sento molto. Ehm, Qui si tratta, se per esempio foste persone ehm, che hanno una carriera ben definita, magari anche riconosciuta, magari qualcuno ha appena avuto un aumento di stipendio, potrebbe essere un fidanzamento, il Papa ricordo che fa riferimento ai matrimoni, a tutto quello che è un'ufficializzazione, questi sono due riconoscimenti, no? Due riconoscimenti davanti alla società, davanti al pubblico. Può essere che qui ci sia qualcuno che nonostante tutto non si senta bene con questo riconoscimento. Da lì
la difficoltà, perché magari ci sono le persone intorno a voi che vi dicono: ma hai tutto, hai un bel lavoro, lavori in una azienda umana, hai un buon team di lavoro, magari anche lo stipendio è buono, di che cosa ti lamenti? Però sono quelle cose dove apparentemente uno ha tutto, ma sente sempre come un vuoto dentro. E quindi c'è la voglia di andare oltre attraverso il passaggio, la trasformazione di quello che si pensa, di come si pensa, e andare lontano da questo mormorio, da queste difficoltà, mi viene da dire. Cioè, secondo me qui c'è la necessità di staccarsi dalla zona certa, staccarsi dalla mamma, dalla gonna della mamma, mi verrebbe da dire. Soprattutto perché è ora di diventare indipendenti. Staccarsi dalla gonna della mamma che cosa vuol dire? Se lavoro, perché ci sono molte persone che dicono: no, ma figurati, io sono indipendentissima o indipendentissimo, vivo già per conto mio, però cosa succede? Magari si fa un lavoro che non piace. Quello è comunque essere dipendenti dalla gonna della mamma, cioè nel senso, resto lì perché devo portare avanti la famiglia e ci sta, perché logicamente è quello che ci fa sentire al sicuro, però d'altro canto ignoro il fatto che io sto male e magari non faccio niente per cercare un altro lavoro. Quindi questa è un po' l'illusione di, ok, poco ma sicuro. Ecco. E invece sento che qui c'è un cambio, ragazzi. C'è un nuovo inizio, o perlomeno si inizia a progettualizzare questo cambio, questa scelta, questa nuova direzione. Vi devo dire, prima di effettuare qualsiasi cambio, qualsiasi scelta, perché qui il fante di pentacoli qui è dritto, ma qui è al contrario. Quindi ho come la sensazione che la fase di studio deve essere ben approfondita sul tipo di cambio che volete portare alla vostra vita. Io sono sempre quella delle liste, vi dico, mettetevi in alto obiettivo, che tipo di persona o di lavoro o di vita voglio creare e scrivete, fate proprio un elenco, tutto quello che vi viene in mente. E dopodiché, mano a mano che cercate di fare i cambi, andate a rivedere se effettivamente la checklist, insomma, procede, se vi state allontanando, è come un questo dato ce l'ho, ok, questo dato ce l'ho, ok, questo manca, no, allora non posso fare quel movimento, aspettiamo un attimo. Perché ripeto, secondo me c'è, perché c'è 7 di spade e 8 di bastoni al contrario, su un 5 di bastoni. È come se ci fossero delle lotte. Potrebbe essere una competizione, potrebbe essere una questione di ego, di orgoglio, come avete anche un 5 di spade, come delle discussioni con altri per convincerli di quello che voi state facendo, ma io eviterei proprio di parlare con queste persone, cioè nel senso vi confondono solo le idee. Andate avanti per la vostra strada, più che altro cercate di studiare il più possibile, cercate di imparare il più possibile, di raccogliere più dati possibili, più informazioni possibili, di fare un programma con i contromaroni prima di arrivare a questo carro, prima di effettuare la scelta, perché poi guardate, arriva il re di pentacoli. 9 di coppe e cavaliere di denari. Sento che il vostro sarà un progresso lento ma super abbondante. Tra l'altro vi devo dire, avete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carte di pentacoli. Quindi è facile che qui ci sia come un aumento del flusso finanziario, del flusso monetario. Andiamo a vedere ancora la morte che avete già qui. Quante carte che si ripetono.
e la giustizia. Si tratta di rompere le regole di questa struttura sociale nella quale siete o da quale arrivate o che avete in testa, che per qualcuno si tratta di un'idea infantile nel senso che è stata acquisita durante l'infanzia. È un'idea che si è forgiata dentro a causa di tutto quello che abbiamo sentito durante la nostra infanzia. Però una volta che si lascia andare la zona di comfort, si è disposti a cambiare, a prendersi la responsabilità di se stessi, a non delegare sempre la nostra responsabilità agli altri. Quindi è quando quella persona farà e quindi voi aspettate che l'altra persona faccia, che l'altra persona dica, che l'altra persona si decida. Qui si tratta di riprendere il vostro potere personale, però c'è da staccarsi come da questa mentalità e da ricercare il vostro vero io, la vostra vera motivazione, quello che a livello di lavoro potrebbe appassionarvi. Potrebbe anche parlarmi di qualche coppia che per esempio si è appena sposata, però uno dei due, per esempio, si è appena sposata o è andata a convivere, però uno dei due è senza lavoro e questo crea un po' di insoddisfazione e di bassa autostima. Credo che non stiate valutando tutte le opzioni che potete cogliere e soprattutto due sei di spade. C'è qualche cosa nella vostra testa a cui dovete fare crack, dovete uscire da questa zona sicura, dovete uscire dalle lotte dall'ego. L'ego è io voglio, io mi identifico con il risultato, quindi se riesco a entrare in quell'azienda, allora valgo qualcosa, se non riesco, no. Però quello è limitante, nel senso che noi siamo ben altro oltre quel risultato. Una volta che riuscirete, e qui potrebbe venirvi bene una guida, un fiscalista, non lo so perché mi hanno detto fiscalista, magari a qualcuno risuona, a qualcuno che vi guidi. Potrebbe anche essere semplicemente la vostra energia, perché qui abbiamo 2 8 di pentacoli, come se finalmente, e l'8 di pentacoli è l'arcano minore, così come il re di pentacoli dell'imperatore. Quindi sento che vi trasformerete in qualche modo in una persona che fa le famose liste, che gioca d'astuzia, il giocatore di scacchi per capirci, lo stratega. Guardate che cosa c'è sotto l'imperatore. Ehm, Forse diciamo così che il momento un po' più duro di trasformazione sta per arrivare. Qui credo che nel prossimo mese, mese e mezzo ci sarà come questo lavoro di capire, ok, che cosa bisogna lasciare indietro, che cosa... ehm, perché la morte e il 10 di spade mi parlano di spirito di sacrificio. Quindi io qui ho la sensazione che qualcuno debba togliersi dalla testa il mi sacrifico per la famiglia, mi sacrifico per i genitori, perché magari sono generazioni che sono laureati, anche io devo prendere la laurea, anche se a me non me ne frega niente, ipotesi. È come il ok, smetto e vedo per me, vedo che cosa posso fare con le mie di potenzialità. E qui ne arrivano, ragazzi. Secondo me c'è qualche tipo di progetto che potrebbe iniziare. Considerato il carro potrebbe essere un progetto estero o comunque fuori dalla vostra, diciamo, zona di comfort piuttosto che dalla vostra zona di lavoro abituale, dalle vostre competenze e lo capirei perché qua abbiamo due fanti di pentacoli che mi parlano di formazione, quindi magari potreste dover o voler ampliare la vostra formazione, fare un corso di specializzazione, fare qualche cosa in più, ok? Però appunto fino a che non avrete tutti i dati necessari, non fate questo salto di fiducia di cui ci parla il matto. Sento che sì, sarà un rompere le regole, nella vostra testa più che tutto. Beh, potrebbero anche essere le regole della società, tipo che qualcuno ha già un ruolo ben importante, ma siccome non si sente soddisfatto o aggiunge qualche cosa dopo un percorso di studi, o si cambia proprio.
sento più che tutto che si aggiunga. Ripeto, potrebbe essere un corso di specializzazione, un corso di agopuntura, un corso di, non lo so, alimentazione, macrobiotica, piuttosto che è un corso dove c'è da fare qualcosa in concreto. Potrebbe essere un corso da contabile, perché comunque i fanti di Pentacoli sono coloro che stanno apprendendo a maneggiare la materia. Ok, ragazzi, andiamo a vedere un oracolo, un koan che adoro. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona perché è piuttosto interessante. Molti questa voglia di cambio potrebbero ancora non sentirla, quindi potrebbe non risuonare e vi andrebbe bene riascoltarla tra un po'. Adoro questa carta. Mu. Cos'è Mu? Mu si potrebbe tradurre, diciamo, in italiano come un ni, ovvero, qualsiasi sia la domanda, non importa, la risposta è ni o mu. Non c'è una risposta che vi dica che è giusto o sbagliato. La cosa è che semplicemente questa cosa, per cui voi vi state chiedendo se ci sia un bianco o un nero, un giusto o sbagliato, un bello o brutto, questa cosa semplicemente esiste, senza giudicare se è più da un lato o più dall'altro. Bellissima carta. È un po' l'energia della sacerdotessa, eh? Andiamo a vedere una meditazione di Findorn che io adoro. Sono sempre ispiratori questi messaggi. Non puoi avere la prova di nulla se non lo sperimenti. Devi muovere un passo nella fede e fare ciò che apparentemente è impossibile. Salto di fede. Devi imparare a vivere al di là di te stesso, al di là dei tuoi limiti. Per limiti, 6 di spade, per avere la prova che con me tutto diventa possibile. Il me, ragazzi, starebbe per Dio, però se non siete credenti potete anche sostituirla con universo. Vivere nei confini del tuo piccolo ego, con la paura di uscire dalle tue frontiere, con il timore di mettere alla prova la vita, non ti condurrà a nulla e non riuscirai a vedere la mia mano in ogni cosa. Non temere alcunché. Sappi che sono sempre con te, a guidare e dirigere ogni tuo passo. Aspettati un miracolo dopo l'altro e guardali accadere. Guarda il nuovo cielo e la nuova terra manifestarsi appena impari a vivere la vita e a farla funzionare. Bellissimo come questo messaggio mi risuonava con le varie carte che sono uscite, ragazzi. Amici del Toro, spero che il messaggio vi sia stato di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare nella sezione degli abbonati, solo che lì è un po' più ampio, nel senso che tratto le credenze limitanti in modo un po' più generico, perché chiaramente non vi ho davanti, non si può fare un lavoro specifico, però tratto anche altri temi, metafisica, metamedicina, l'astrale, insomma, ci sono tante altre informazioni interessanti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!